fotografia naturalistica può essere pericolosa. Vedremo insieme 7 errori che è meglio evitare, subito dopo la sigla. Salve a tutti, sono Alessandro e vi do il bentornati nel mio canale. Oggi parleremo della pericolosità, chiamiamola così, della fotografia naturalistica e parleremo di 7 errori che è meglio evitare di commettere mentre andiamo a scattare. Partiamo dall'inizio e dico sempre molte volte che gli animali non sono pericolosi. Ok, gli animali non sono pericolosi, siamo noi il vero pericolo per gli animali. Facciamo una piccola distinzione. Un nostro approccio sbagliato nell'avvicinarci a un animale potrebbe creare delle situazioni pericolose. Un animale che si sente braccato, che si vede con nessun tipo di punto di fuga libero, potrebbe tentare di scappare anche verso di voi. Mi è capitato di vedere e di sentire storie di amici fotografi, diciamo, non tanto attaccati da cinghiali soprattutto, quanto trovatisi nella stessa via di fuga del cinghiale, cioè non gli hanno, come dicevo, lasciato un punto di fuga per farlo sentire più o meno al sicuro. Cerchiamo quindi di evitare questa situazione e di non andare a braccare il nostro soggetto. Avviciniamoci lentamente, cercando sempre di lasciargli un punto di fuga. Secondo consiglio e secondo errore da cercare di non fare è sempre relativo al comportamento da tenere quando ci si approccia con gli animali. Sono molto più facilmente avvicinabili nel periodo degli amori. Emblematico il periodo del bramito del cervo, quando i cervi maschi tutto fanno tranne che pensare a noi. Questo è molto positivo perché abbiamo la possibilità di avvicinarci maggiormente, perché saremo, non dico ignorati, quanto tollerati. L'essere tollerati può portarci a volte a superare quel limite, il famoso limite del cerchio di sicurezza, il cilindro della sicurezza dell'animale. Non avviciniamoci più di tanto, perché sì, l'animale è diciamo distratto da altre situazioni, da altri interessi in quel momento, in quel periodo, ma è carico di ormoni e non si farà scrupoli di attaccarvi se vi vede come una minaccia, non tanto per lui quanto un contendente per la conquista dell'harem. Quindi stiamo attenti a questi periodi. Ho parlato del cervo, potrebbe essere lo stesso per il periodo dello stambesco, per il periodo del camoscio. Stiamo molto attenti a questi periodi, non tanto come il nostro comportamento, cioè la nostra tipologia di movimenti o avvicinamento all'animale, quanto appunto garantire sempre quella distanza di sicurezza. Un altro consiglio che mi preme dire, perché è capitato a me, è attenti a dove mettiamo i piedi. C'era neve, c'era ghiaccio, stupidamente non avevo con me i ramponi, sono semplicemente scivolato sulla neve e sono scivolato per 10-15 metri sulla neve e sul ghiaccio, su un fronte montuoso fortunatamente non tanto pendente, e sono riuscito a fermarmi e è andata bene. Quindi attenzione a dove mettiamo i piedi. E su questo collego l'altro consiglio e l'altro pericolo: neve, freddo e ghiaccio. La neve copre eventuali buche, eventuali crepacci nel terreno. Anche un grande accumulo di neve può causare difficoltà di movimenti, anche semplicemente a stare in piedi, perché se la neve ci arriva, che ne so, magari al bacino, abbiamo delle difficoltà di movimenti. Stiamo quindi attenti a
come ci muoviamo e all'ambiente che andiamo ad affrontare, in questo caso la neve, come può essere il ghiaccio. E un'altra cosa a cui dobbiamo stare molto 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 attenti è il freddo. Durante gli appostamenti capiterà di avere i geloni alle mani e ai piedi. Vestiamoci nella maniera più corretta possibile per le temperature che andremo ad affrontare. Guanti termici, calzettoni termici, più strati addosso, cappello sempre, intimo termico. Cerchiamo di mantenere le nostre estremità, mani e piedi al caldo. Non, se l'abbiamo, non evitiamo anche di avere gli scaldini elettrici, che possono essere anche dei power bank da portarsi dietro come potenza di supporto per il nostro cellulare. Cerchiamo di limitare al massimo il freddo addosso. Stiamo molto 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 attenti a queste cose. Un altro elemento che non dobbiamo mai sottovalutare è il meteo. Il meteo, soprattutto in montagna, come sappiamo, come ci hanno sempre detto e insegnato, cambia repentinamente. Cerchiamo di, non dico prevedere perché nessuno di noi è un meteorologo, credo, ma cerchiamo di avere la possibilità di gestirci in più condizioni meteo avverse, che possono essere la neve, il ghiaccio, la pioggia. Stiamo attenti alle condizioni meteo, o anche il caldo. Attenzione, anche il caldo potrebbe essere molto pericoloso. Certo, difficilmente andrò a fare le foto a mezzogiorno del 15 di agosto, a me è capitato, però diciamo è un fattore un pochino più gestibile, basta avere una bottiglia d'acqua fresca. Attenzione ai cambi repentini di meteo. La nebbia, se non conosco bene il sentiero o è un sentiero poco battuto o poco visibile, stiamo attenti alla possibilità di una nebbia inaspettata. Idem, una pioggia inaspettata, nuvole basse. Stiamo molto attenti al meteo, mi raccomando. Oltre che essere sul campo a fare le foto, è importante anche come ci avviciniamo al nostro luogo. Attenzione a come guidiamo sulla neve, sotto un temporale. Dobbiamo stare attenti sia alle nostre capacità di guida che anche a quelle degli altri, soprattutto su strade ghiacciate. Mi è capitato di andare sul Gran Paradiso e di essere io molto ben attrezzato con una macchina 4x4, gomme termiche nuove ed eventualmente catene a bordo, ma vedere altre persone che magari guidavano, non dico con le gomme lisce, ma non guidavano bene sulla neve, diciamo sul ghiaccio. Il ghiaccio può essere molto pericoloso ed è forse più pericoloso quando incontriamo qualcuno che non sa guidare piuttosto che come guidiamo noi. Attenzione quindi a noi, ma anche a quello che fanno gli altri. Manteniamo la distanza di sicurezza e stiamo sempre molto attenti a quello che ci succede intorno. Un'ultima cosa è quando ci approcciamo soprattutto alle foto in alta montagna, ad un approccio alle altitudini anche estreme graduali. Cerchiamo di acclimatarci, magari arriviamo un giorno prima sul posto, prendiamo confidenza con le alte quote, cerchiamo di acclimatarci a queste altitudini, anche perché oltre all'altezza può essere 2-3 mila metri, per chi non è abituato, già 2000 metri possono essere, non dico pericolosi, ma debilitanti, affanno, mal di testa. Poi magari ci mettiamo anche un trekking con l'attrezzatura sulle spalle, uno zaino pesante. È meglio avere un approccio abbastanza tranquillo a queste situazioni. Adesso una domanda che mi fanno sempre tutti, dopo che avete sentito questo elenco di pericoli, chiamiamoli, chi te lo fa fare? Chi me lo fa fare? Me lo fa fare il fatto che andare a fare le foto mi rende felice. Semplice. Sto attento, a volte meno che altre. Cerchiamo però di essere consapevoli che quando andiamo a fare le foto
non siamo solo noi che possiamo recare pericolo o danno, ma la natura, che può essere l'animale o il luogo dove stiamo, a raggiungere la cresta di una montagna può essere pericoloso se soffriamo di vertigini. Stiamo molto attenti, dobbiamo conoscere bene i posti che andiamo a visitare e è un controsenso. Io vado sempre da solo, o per diciamo il 90% delle volte vado in giro da solo. Su posti nuovi o poco battuti è meglio sempre andare in due. Avremo un pochino più di difficoltà nell'approcciare gli animali perché comunque sia faremo più rumore, ma saremo più sicuri noi stessi. Quindi capisco che sono consigli, magari qualcuno non si è mai trovato in date situazioni, oppure sono consigli anche abbastanza scontati, ma teniamoli bene a mente. Spero che vi possa essere di aiuto questo video e nell'approcciarci alle nostre nuove avventure fotografiche. Vi chiedo di seguirmi sia qui su YouTube che su tutti gli altri miei social, che sono Facebook e Instagram soprattutto. Commentate, mettetemi un like e al prossimo appuntamento. Ciao!